mangiatevi. Hola, tutto bien? Just the way you are, Billy Joel. Perché? Oggi voglio parlare della famosissima progressione secondo, quinto, primo. Allora, se ci richiamiamo all'armonizzazione delle scale, sappiamo che il secondo grado è minore, il quinto grado è maggiore e il primo ovviamente è maggiore. Quindi secondo, quinto, primo nel caso della scala D, andiamo sempre in Do, sarà Re minore con le quadriadi, Re minore settima, Sol settima, Do major 7, cioè settima eccedente, aumentata, maggiorata, come la volete chiamare. Ok. Perché secondo, quinto, primo? Beh, per dare variazioni nell'armonia quando suoniamo, quindi che ne so, abbiamo quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma Gino Paoli ha fatto tutte le canzoni, la maggior parte delle canzoni di Gino Paoli sono con la sequenza sesto, secondo, quinto, primo, che diciamo che è una variante un po' più elastica, il famoso giro di Do, no? Per cui poniamo il caso di voler andare dal Do al Fa sfruttando il secondo quinto, e dobbiamo ragionare sempre secondo l'accordo dove stiamo andando, secondo la tonalità in cui ci stiamo portando, quindi secondo quinto del Fa. Nella scala di Fa maggiore il secondo è il Sol, quindi minore settima, e il quinto è il Do. Benissimo, allora se noi dobbiamo fare dobbiamo andare in Fa, sarebbe Re minore, ma comunque lo sostituiamo con il Fa. Possiamo pensare di fare è chiaro che il secondo, quinto, primo si va a prendere dello spazio in una battuta, che altrimenti starebbe lì piena di nulla. Quindi, essendo due accordi ed essendo la battuta di quattro quarti, devi darne due ad uno e due all'altro, in generale. Poi magari puoi fare dei ritardi, degli anticipi, e quindi fai 1 a 3 oppure 3 a 1. Però facciamo finta che la battuta è dunque tan tan ta ta pa 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 pa, ok? Se questi sono i quarti, allora prima di andare nel Fa noi faremo 3, 4, 1, 2. In questo caso abbiamo fatto allora 1, 2, 3, 4, 1, 2 di La minore. Adesso ci servono gli altri due quarti per fare secondo, quinto, primo, quindi ne daremo un quarto al secondo e un quarto al quinto. Pa, pa, e quindi siamo in La minore. 1, 2, 3. Ok? Quindi abbiamo messo il secondo, quinto, primo per andare in Fa. Se lo vogliamo invece intendere come Re minore, allora secondo, quinto, primo per andare in Re minore dovremmo fare, quindi partendo dal Re, il secondo è il Mi, il quinto è il La, quindi Mi minore, e allora quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Uno vale l'altro, ok? E così si dà una variante. Ora, un secondo, quinto, primo, che non inventiamo noi, che non mettiamo noi come variante, ma che nasce con una canzone, è contenuto nella genialità di Sir Paul McCartney. Sto parlando ovviamente di Yesterday, dove abbiamo quella in Fa, però vabbè, per comodità facciamo tutto in Do, dai. O meglio, calma. Yesterday è in Fa maggiore, anche se con la chitarra la vedete suonata in Sol, però è abbassata c'è un'accordatura abbassata di un tono. Aneddotica beatlesiana.
Allora, in Do, yesterday viene così. Yesterday, all my troubles seem so far away. E cosa ha fatto? Praticamente invece di fare yesterday, all my troubles seem so far away, invece di andare sul terzo grado maggiore, ha preso questo tipo di strada secondaria, e praticamente il ragionamento è: devo andare in La, quindi il secondo è il Si minore, il quinto è il Mi settima. Ok? Andando avanti, tra l'altro, possiamo applicare un altro secondo quinto primo quando vai in Fa maggiore, quindi ritorniamo al discorso. Dobbiamo andare in Fa maggiore, prenderemo il secondo di Fa maggiore, che è il Sol minore, quinto, che è il Do, primo, che è il Fa, cioè yesterday. Allora, qui abbiamo visto all my troubles seem so far away. Qui andiamo da La minore a Fa. Ora, prima di andare a Fa da questo La minore, possiamo sempre fare, è chiaro? Sol minore settima, Do settima. Se vogliamo applicare un discorso di tritono, ma poi ve ne parlerò più dettagliatamente in uno dei prossimi video, potremmo fare, è chiaro? Dove il Fa diesis è un tritono del Do. Però non mi addentro adesso, ve lo spiegherò meglio in un altro video. Quindi, se mi sentite fare questo tipo di posizione di sostituzione armonica, si dice, cominciate ad abituare l'orecchio a questa musicalità, che è una sostituzione tritona, così si chiama, ed è molto usata. Cerchiamo sempre di finalizzare a chi deve fare il producer oggi, che purtroppo ha come cattiva compagna la fretta, ma di fatto c'è, quindi non c'è il tempo di andare ad analizzare teorie particolari, bisogna stringere, dare della pratica. È questo che mi prefiggo di fare, per arrivare poi al solito risultato della personalizzazione, della fare proprio questo tipo di mestiere e creare, continuamente creare, e non essere mai, mi auguro, banali. Filosofia a parte. Continuiamo con yesterday. Allora, yesterday, facciamo tutto. Si minore, my trouble, me, sleeps so far away. Now I look just for day, here to stay. Here to stay possiamo fare, potremmo definirla una sequenza, una cadenza plagale minore, cioè oppure una plagale normale. No, dunque, now I look just for day, here to stay. Oh, I, oppure oh, I. Dipende, lì o fai il passaggio appunto del basso che scende Do, Si, e quindi accordo di Sol, La minore, oppure il basso che fa Do, Sol diesis, inteso come terza del Mi, e La minore. Mi in quanto quinto della minore. Quindi anche qui potremmo mettere un Si minore come secondo, e cioè na 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 na. Oh, I believe. Chiaro? Altro pezzo in cui troviamo, ma ce ne sono tanti sinceramente, però ecco, per esempio Georgia on My Mind, che fa Georgia, Georgia. Anche lì possiamo metterci sto famosissimo Si minore, cioè Georgia, Georgia. Va bene, con varie none, bemolli o diesis in questo caso. Nona diesis, ok.
Una piccola considerazione: quando noi andiamo a fare secondo quinto, e cioè facciamo Re, Sol, beh, questo Re a sua volta del Sol è quinto grado, no? Quindi è la settima di dominante del Sol. Quindi alla fine si riduce tutto ad una sequenza di cadenze, cioè dominante, tonica, dominante, fondamentale, in quanto sarebbe un quinto del quinto. Quindi se il quinto grado è Sol, il quinto grado del Sol è il Re, solo che lo facciamo minore, quindi si alterna questo minore con maggiore, e quindi abbiamo questa serie di nella progressione secondo quinto primo ci sono due cadenze, se proprio vogliamo vederla così, due cadenze perfette, Re, Sol e poi Sol e Do. Bene, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video, non prima di avervi invitati a iscrivervi al canale, schiacciare la campanellina per rimanere aggiornati. Vi chiedo scusa se non sono tanto frequente nei video, ma c'è il lavoro di studio, insomma. A proposito di studio, chiamatemi se avete bisogno di registrazioni, di beat, di basi e quant'altro, sempre a vostra disposizione. Bene, un abbraccio e buona giornata. Bye bye! Iscrivetevi al canale, yeah!